Mi chiamo Rossella Fa, ho 52 anni e faccio la musicista. Non ho avuto bambini e quindi non ne avrò a questo punto. Ma questa non è stata una mia scelta perché quando avevo 25 anni mi hanno fatto un intervento e mi hanno tolto l'utero e un ovaio perché avevo un principio tumorale e quindi non ne ho avuto per questo. Mm, Prima dell'intervento avevo un grande senso di materno, cioè avevo tanto desiderio di avere dei bambini, almeno un bambino. E poi quando mi dissero che non ne avrei potuto avere, è, è sfumato tutto in nulla. E io ho sempre pensato che questo fosse un miracolo, come dire, un grande dono, perché ho visto tante altre donne trovarsi nella mia condizione di non poter avere figli e di uscire di testa per questa ragione qua. E io invece mi sono sentita veramente molto fortunata per non aver avuto più quel grande desiderio di maternità. Adesso, riguardo a questa cosa qua, mi sento abbastanza tranquilla, nel senso che guardo le mamme, guardo i bambini, dico che bello, beata, però non mi viene invidia, gelosia, no, no, non avrei potuto fare il lavoro che faccio se avessi avuto dei bambini, per esempio, e quindi già questo mi ripaga, il mio lavoro mi ripaga in un certo senso. E poi i bambini sono una seccatura, diciamocelo chiaro. Urlano. I panni. Ho ritrovato il mio senso materno in altre cose. Mi dà un senso di creazione, di figliolanza, generare dei brani di musica. Mi, mi- Mi appaga molto questo e penso che questo potrebbe essere il mio dono al mondo, il mio piccolo dono al mondo, come è un piccolo dono al mondo fare un figlio. Ehm, il dolore però della perdita di bambini veri è sparito e questo è il grande, e di questo veramente sono grata all'universo, sì. A volte do molto affetto ai miei allievi e, e mi rendo conto di dargli anche qualcosa di più di quello che si dà normalmente, che un maestro dà normalmente a un allievo. In questo senso sì, do qualcosa di materno anche a loro, non a tutti, ovviamente. In uno spettacolo che faccio c'è un brano che si intitola Niedu, che vuol dire nero, è dedicato ai bambini neri che si sono trasferiti in questo quartiere negli ultimi anni, ehm, che sono tanti, bellini, bellini da morire, proprio con queste mamme tutte colorate, tutte con i chicchi in testa che camminano, e loro sono tutti bellini, colorati, meravigliosi. Ehm, E quando presento questo brano nel mio spettacolo, lo presento così, dico ci sono tanti bambini in questo quartiere e certi hanno la mamma, certi altri no. Molti di questi bambini non hanno né mamma né babbo e sono con zii ipotetici che me li posso solo immaginare. Ehm, E quindi io dico, se a noi femmine che non possiamo avere figli ci rendessero la vita un po' più semplice nel ginepraio di pratiche burocratiche legate alle adozioni, se ci rendessero tutto quanto un po' più semplice, noi saremmo più contente. È troppo difficile adottare un bambino qui in Italia. E poi alla fine di 10-12 mesi di pratiche ci hai speso un sacco di soldi, si spende tra i 25 e i 50 mila euro. E io sinceramente preferirei dare dei soldi a una ragazza che è rimasta incinta nel Burkina Faso o nel Bingo Bongo, piuttosto che darli a tutte queste centinaia di associazioni che ci mangiano sulle adozioni.
è un'ingiustizia. Alla fine un bambino lo paghi e non è giusto. E non è giusto. Una cosa che viene sempre a pensare a chi ha figli, è, che sia poi vero o meno, è miei figli mi guarderanno quando sono vecchia. Io ovviamente una cosa del genere non la posso pensare. Per cui ho un'altra idea della vecchiaia. E infatti un mio progetto, un mio sforzo, un mio intendimento è quello di riuscire a mettere su una casa di riposo qui in Sardegna, una casa di riposo per artisti o comunque per creativi, in modo da poter, come dire, garantire una vecchiaia serena ad elementi che, arrivate a una certa età, non sono da buttare via, ma sono proprio al massimo della loro maturità artistica. Questo in generale varrebbe per qualsiasi mestiere, forse, o per molti mestieri, però a maggior ragione per dei creativi, dove veramente arrivi a 80 anni e sei al massimo delle tue potenzialità, magari non più fisiche, ma intellettuali sicuramente. E invece si rischia di isolare questa gente in posti, diciamo, poco stimolanti. Quindi mia intenzione sarebbe quella di mettere su una casa per artisti qui in Sardegna, e infatti in questo senso sto già iniziando un piccolo lavoro e sto mettendo su un piccolo spettacolo in cui si parla proprio degli anziani, in cui mi voglio proprio rivolgere agli anziani, e infatti sarebbe molto divertente anche riuscire a fare una piccola tournée nelle case di riposo. Non so quanto questo poi possa essere possibile in termini pratici, anche monetari, perché le case di riposo sono poverissime, o almeno così dicono. Però io voglio riuscire a farlo, assolutamente. Cercherò di organizzare lo spettacolo in modo che sia il più agile e il più economico possibile, in modo da farlo funzionare, e iniziare proprio a sensibilizzare in questo senso. Non ha senso che in Sardegna, dove anche nelle ultime elezioni si è visto, siamo 1.600.000, di cui solo 200.000 non votanti, vuol dire che siamo una popolazione di persone grandi. E quindi è un bene che va tutelato questo, a maggior ragione per gli artisti. Beh, quantomeno difendo la categoria. Questo brano si intitola Ninna Pipia, che vuol dire ninna nanna bambina. E l'ho scritta per coccolare quella parte di me piccolina che abbiamo tutti quanti e che è sempre un po' paurosa, un po' timida. Io ho bisogno di prendermi cura della mia parte piccola, e quindi in questa canzone racconto una storia che raccontava mia nonna, che è questa. C'è un angelo con gli occhi neri che aiuta le bambine che hanno paura. Per chiamare l'angelo con gli occhi neri bisogna mettersi da sole, vicino a una fontana, e cantare una canzoncina, una qualsiasi, chiamando mentalmente l'angelo. L'angelo arriverà a prendere la bambina sotto le sue ali, e la bambina in quel momento dovrà raccontare tutte le sue paure, ma tutte, senza timore. Le paure cadranno in terra e l'angelo, vedendole, ne avrà così tanta pena che si metterà a piangere. Cadranno grosse lacrime nere dai suoi occhi, che bagneranno tutte quelle paure, e le paure inizieranno a germogliare, e da lì nascerà subedrumento, vuol dire la dimenticanza, quello che hai perduto e non sai neanche tu di aver perduto. Ma nel momento in cui lo ricorderai, tutto si trasformerà in nebbia e sparirà, e le paure spariranno. E funziona, quasi sempre. Ninna Pipia. Ninna Pipia, anima mia, no t'avarri sicitia, no, 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 no. Ninna Pipia, anima mia, no t'avarri sicitia, no, no.
Batalla bella bello cawanjo go bunyedo ascolta su chi narasa de azuta des palavras a pes su vedrumento adesso contento su mora adesso contento ma già no ad torrai a tiscida in su sonno no ad torrai si da punna desinciandai tanto nella vipia anima mia nottava resicitia sova sova piangendo no 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 nella vipia anima mia nottava resicitia sova sova piangendo no aí te zes pensegni ancora troppo cuau ti da punau casin ci andau no cresa sorrido a pipì anima mia s'anima mia è sua pipì e tanto nina 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 pipì anima mia s'anima mia